Benvenuti sul mio canale. La proposta di oggi è questa rosellina molto molto carina. Ne ho voluta fare una con un filato un po' più sottile, aperta con il centro, al centro una perla, un'altra invece con un filato un po' più grosso perché mi serviva così, chiusa in bianco. Sono roselline molto carine che si possono usare per varie cose, per abbellire una borsa, per una spilla, per appunto fatta con i filati un pochino più grossi come questi, anche come un segnaposto in una tavola, insomma, chi più ne ha più ne metta. È un progetto molto molto semplice da eseguire. Questo l'ho eseguito con un cotone che avevo in casa, credo che sia un filo Scozia, un uncinetto del 2,5. Questo invece è un cotone mercerizzato e ho usato un uncinetto del 3. Per fare questo campione andrò a usare un uncinetto del 3 mm e questo filato che è il Donni della Tessiland. Io non ho più la fascetta, mi è rimasto solo questo che basta per fare una rosellina, quindi vi dovete fidare sulla parola. Dopodiché, se volete abbellire, ci serviranno delle perline. Io qui ne ho preparate più tipi, questa con i brillantini, questo è un cristallo opaco, questa è una perla tradizionale, questa è una perla tradizionale un pochino più piccola, dopo vediamo quale starà meglio sul rosso. L'importante è verificare in base all'ago che state usando se ci passa l'ago, se la volete cucire, altrimenti gli date un punto di colla caldo e resta lì bella tranquilla. Detto questo, appunto, ci servirà un ago perché dovremmo cucire e delle forbici. Questo progetto è davvero molto semplice. Avremo bisogno di montare una catenella pari a un multiplo di 3 e in base alla rosellina alla grandezza della rosellina che vogliamo fare metteremo più catenelle. Per fare questa ne ho messe 99 con uncinetto del 2,5. Per fare quest'altra ne ho messe 81 con un multiplo di 3 con uncinetto del 3. Questa magari la faccio un pochino più piccolina, ne vado a mettere 72. Fatte le mie 72 catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per voltare il lavoro e dentro nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso. Salgo con 2 catenelle, sarà il mio primo punto alto. Dopodiché lavoro 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella stessa catenella di base e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto su 1, 2 nella terza catenella utile e anche qui vado a lavorare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Praticamente lavoreremo la prima riga tutta a punti V. Fatto l'ultimo punto alto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e ripeto l'operazione: punto alto, 2 catenelle e punto alto nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza catenella utile e vado di nuovo a fare punto alto, 2 catenelle, punto alto nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, mi sposto nella terza catenella utile, quindi 1, 2 e 3 e vado a replicare la stessa cosa. Punto alto, 2 catenelle e punto alto nella stessa catenella di base. Vado così a lavorare per tutta la riga. Sono arrivata all'ultimo punto e vado a lavorare l'ultimo punto V. Quindi punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso punto di base e vado a farmi il punto alto. E questo è il nostro lavoro alla prima riga. Dopodiché voltiamo il lavoro, entriamo nel primo archetto utile con un punto basso, saliamo con 2 catenelle, questo sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché dovremo lavorare un altro punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso archetto e lavoro 2 punti alti.
mi sposto nell'archetto successivo, cioè salto questi punti, entro direttamente nell'archetto, vado a ripetere l'operazione, 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto di base. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e lavoro 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti sempre nello stesso archetto. Praticamente questo giro si farà tutto così. Ogni archetto che abbiamo a disposizione entreremo e lavoreremo 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata al penultimo archetto, entro nell'ultimo e faccio i 2 punti alti, 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto. E alla seconda riga il lavoro si presenta così, comincia già a svolazzare un pochino, a arrotondarsi un po'. Quindi cosa faccio? Giro il lavoro, entro con un punto bassissimo nel primo punto utile, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto direttamente e lavoro 9 punti alti. Lavorati i 9 punti alti, mi sposto nell'ultimo punto alto, quindi non in questo, nel secondo punto alto che ho a disposizione, non in questo ma in questo, e faccio un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio il petalo di 9 punti alti. Mi sposto nel secondo punto alto utile e chiudo con un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, entro direttamente nell'archetto successivo e vado a lavorare i 9 punti alti. Fatti 9 punti alti, entro nel secondo punto alto utile con un punto bassissimo, dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, vado a fare altri 9 punti alti. Praticamente tutta la riga viene fatta in questa maniera: 9 punti alti in ogni archetto utile che andrò a chiudere con un punto bassissimo. Ci vediamo alla fine della riga. Ho lavorato l'ultimo punto dell'ultimo archetto, ora vado a chiudermi con un punto bassissimo. Faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare un pezzetto di filo perché dovrò andare a cucire. Dopodiché prendo il mio ago da lana, nascondo la codina iniziale. Direi che così è abbastanza. Taglio, prendo il filo più lungo e lo vado a infilare e vado a infilare l'ago e comincio a cucire, comincio ad arrotolare in questa maniera. Questo lo piego in modo che resti un po' ad angolo e inizio a cucire. Man mano che arrotolo, cucio.
Una volta finito di cucire la rosellina, ho scelto che perlina mettere in mezzo. Metterò questa qui così, ho già fatto la prova che dal lago mi passa, quindi cosa faccio? Qui faccio un punto asola e se mi basta il filo perché l'ho calcolato male, passo direttamente ok, sono passata direttamente al centro della rosa dal diritto, prendo la mia perlina brillante e dopodiché passo dall'altra parte in questa maniera, con un punto solo tiene perché tanto qui non deve fare forza, e vado a chiudere, fare qualche punto e chiudo con un punto asola, dopodiché taglierò il filo e vedremo la rosellina finita. Ed ecco che ho finito anche questa rosellina, quindi questa con più punti, con un cotone più sottile, è venuta così, questa con meno punti, con un cotone più spesso, è venuta così, e questa è la via di mezzo, l'ho voluta fare un po' più chiusa ed è venuta una rosa chiusa. Ovviamente in base al filato e l'uncinetto avrete delle rose diverse. Filato sottile, uncinetto sottile, avrete una rosa più delicata. Filato grosso, uncinetto grosso, avete una rosa un po' più consistente. E comunque dovete sempre calcolare anche il numero di catenelle che mettete, che ricordo saranno sempre un numero di 3. Più catenelle mettete, più la rosa vi verrà piena. Se volete fare dei boccioli invece vi basterà montare meno catenelle e vi verrà il bocciolino. E con oggi il video è finito, spero che vi sia stato utile. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre se volete commentare, chiedere qualcosa, proporre qualcosa, fate pure. Io quando posso rispondo sempre e accolgo sempre le richieste. Nel box informazioni vi lascio inoltre i link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.